E avremmo potuto farlo in vari posti della città, però girando qua e là abbiamo visto che questo è un giardino meraviglioso. Abbiamo pensato che qui sarebbe stato più bello, più suggestivo, più piacevole. Per farlo conoscere di più bisognerebbe che più classi lavorassero a mutare, a creare, a fare qualcosa intorno a questo monumento. Il processo vorrei che fosse, come dire, dal basso verso l'alto. No, direi di no, perché vengo qua da tanto e non l'avevo mai visto, non ci ho mai fatto caso. Sì, è un monumento alle donne partigiane, in memoria delle cadute partigiane. Me l'avete fatto vedere adesso voi? Sì, lo conosco, ne ho sentito parlare più volte. No, No, non so. Sì, perché oggi forse sarebbe sbagliato fare questa distinzione, ma all'epoca la distinzione c'era ed è giusto comunque far sapere che non c'erano solo gli uomini. La resistenza è una cosa che riguarda tutti, quindi magari creare queste distinzioni, donne della resistenza, uomini della resistenza, bambini, magari non ha proprio tutto questo senso. Diciamo, pensiamo al partigiano sempre come una personalità maschile, vedere anche una donna impegnata in questo campo è qualcosa di bello e che è importante sottolineare. Beh, è una cosa originale, soprattutto per dare importanza alle donne che hanno avuto un ruolo molto importante, anche se di solito passano in secondo piano. It's good to remember them. It's a good idea. And it's different because I've never heard of anything like that before. Per me avrebbe più senso se lo facessero la gente che l'ha vissuto, non ci trovo un senso, un significato. È una bella idea perché diciamo che rappresenta quello che è la vita, ognuno fa delle scoperte che poi possono essere modificate o portate avanti anche da altre persone. L'importante è che resti la memoria, se si modifica in meglio va bene. La possibilità di poter interagire, di poter lasciare un proprio segno fa di questo monumento un movimento sempre in continuo cambiamento. That's a good idea. It's different, huh? Different, so anybody can do it. Se io sapessi cosa fosse il monumento, già quello sarebbe qualcosa, farlo conoscere di più. Penso che il miglior modo per ricordare sia informarsi personalmente. Sicuramente il racconto da parte di chi l'ha vissuta personalmente. Il primo modo è quello di portare sempre alla memoria quello che è successo, attraverso testimonianze, attraverso ricordi, come possono essere monumenti, come possono essere cerimonie. E parlare il più possibile, perché questo non si dimentichi. Yes. I personally like to look at photographs because it's easier to take the information in. Proprio dopo la Resistenza sia uscito fuori la necessità di uniformarsi ad altri stati che nel mondo davano ad esempio il diritto di voto alle donne. Sì, sì, non solo dal punto di vista delle donne partigiane, ma le donne durante la Seconda Guerra Mondiale hanno giocato un ruolo fondamentale. Con i soldati in guerra chi rimaneva a casa erano le donne. Beh, penso sì, ma non troppo. Alla fine, soprattutto gli avvenimenti successivi hanno influito, a mio parere. Il mio sogno sarebbe una documentazione, come dire, raccolta dai giovani, dai ragazzi nelle loro famiglie, non un'alta ricerca sulla resistenza che avviene in alte sedi, ma una documentazione fatta dai giovani come riappropriazione di ricordi.